Oggi siamo qua con Monica. Monica, il nome la conoscono più i borseggiatori che il pubblico comune, però lei è Lady Pickpocket. Monica Poli, in arte Lady Pickpocket, conosciuta a Venezia ma in tutto il mondo, perché io facendomi in giro con te ho visto che tantissimi turisti da tutto il mondo ti conoscono. Eccoli qua i borseggiatori. Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici! What's happened? What's happened? Stai calmo, stai calmo. Poi perché? Devi stare calmo. Che ti passa? Devi stare calmo. Che ti passa? Perché Non mi stai filmando? andare, Perché mi stai filmando? Stai calmo. Perché mi stai gravando? Non è vietato filmare. Sì, esattamente, perché da quando abbiamo aperto TikTok e Instagram i nostri video sono andati virali proprio per avvertire il problema dei borseggi qui a Venezia, e quindi i turisti mi seguono e apprezzano i nostri video perché noi li allertiamo praticamente. Perché come succede ovunque vengono borseggiati documenti, carte di credito, soldi e qualsiasi bene, compresi i telefoni e tutto quanto. Specialmente per i turisti che vengono dall'Europa, ma diciamo extracontinente, rubargli il passaporto diventa veramente un grosso problema, anche perché sono ulteriori spese proprio per rifarsi anche il passaporto, andare in ambasciata, perché mica in tutte le città ci sono le ambasciate. Eccoli qua! Attenzione borseggiatori! Sputacchio! Eccoli! Pickpocket! Sputacchio e la donna! Vai! Ecco l'altro! Attenzione borseggiatori! Com'è nata questa tua opera sociale poi alla fine? Allora, noi siamo un gruppo, un comitato, credo che siamo il più vecchio comitato in Italia riguardo ai borseggi. Allora, noi avevamo un canale Facebook dove pubblicavamo le foto. E quando l'altro anno abbiamo deciso, ci siamo decisi, perché i borseggi erano in aumento e abbiamo visto tante persone anziane piangere, e volevamo proprio fare in modo di avvertire tutte queste persone. Anche dandogli lo schema di furto, nel senso che sono donne, sono uomini, Esatto, è un mix. esatto. E la cosa che ci ha fatto proprio rabbia è stato il ritrovamento di un portafoglio di una persona di 95 anni. E lì sinceramente abbiamo deciso che bisognava in qualsiasi modo intervenire, avvertire le persone. La cosa che ho notato rispetto alle altre città è che Venezia, uno, è piccolina, ma due, sono più aggressivi, specie nei tuoi confronti, rispetto a quello che succede in altre città. Per esempio a noi a Roma non sono così aggressivi, Milano li ho visti, c'è un po' di aggressività, ma nel tuo caso ti conoscono per nome, conoscono la tua faccia, ti sputano, ti percuotono, e hai ricevuto anche altre forme di percossa un po' più avanzate. Io ho già anche fatto delle denunce verso questi personaggi, e diciamo che le percosse le ho subite soprattutto da parte degli uomini, ecco, che nei confronti di una donna proprio si dimostrano di un livello di bassezza che non ha parole. Devi stare tranquillo. Devi stare tranquillo, non ti rivolge così a una donna. Non l'hai fatto Ma non deve andare sotto una donna. Non deve, non deve andare sotto. Non deve andare sotto le donne. Ma non deve andare sotto una donna, non funziona così. Non deve andare sotto le donne. Perché loro non vogliono essere ripresi in video, praticamente. Che poi il tuo volerli riprendere in video è semplicemente per far vedere alle persone, ai turisti, chi sono i borseggiatori, e Esatto. allertarle. Esatto, la nostra è sempre stata un'azione di disturbo. Noi non abbiamo mai usato violenza verso le donne e verso gli uomini. Ecco, è un'azione di disturbo. E poi a te ti ha caratterizzato la voce, perché tu hai una voce forte, squillante, un timbro continuo, e in più è diventato iconico. Ci hanno fatto canzoni, ci hanno fatto suonerie, ci hanno fatto di tutto e di più, e poi Monica non ha percepito una lira. Ecco, infatti questo che noi e soprattutto io, da questa, diciamo,
speculazione. Io non ho mai ricevuto e non percepisco una lira. Questo viene fatto tutto a scopo, cioè per sensibilizzare le persone. Non abbiamo mai percepito una lira, ecco, lo dico, e se volete vi mostro i canali. No, è chiaro, si vede. Addirittura adesso mi hanno chiuso per l'ennesima volta il canale TikTok. Non vogliono far vedere proprio questi borseggiatori in azione, non vogliono far vedere, però loro sono in TikTok che fanno vedere i soldi che rubano, sbeffeggiano la gente. Ecco, qua ci sono due pesi, due misure. La legalità la cancellano, l'illegalità la mettono in rete. Quanta soddisfazione ti dà quando vedi le persone per strada che ti salutano, ti avvisano anche di eventuali passaggi delle persone che tu hai smascherato, e anche i turisti, ho visto tanti, ma anche turisti asiatici che tu non immagineresti, la riconoscono a distanza, e lì si supera anche la barriera della lingua, perché Sì. tu parli in italiano e in inglese, ovviamente 2 termini, 3 termini, ma comprensibili a tutti. A noi questo ci gratifica molto, perché vuol dire che il nostro messaggio è arrivato, funziona, e sinceramente continueremo su questa cosa qua. E la cosa più bella è che questa cosa si è sbloccata anche in tutta Europa, perché quello che diciamo abbiamo fatto noi ha avuto un esito positivo sia nelle altre città, soprattutto i turisti ora riescono a riconoscere queste borseggiatrici e questi borseggiatori. Il messaggio, diciamo, che è arrivato a un 80% alla popolazione mondiale. Purtroppo ci sono ancora qualche, diciamo, località dove non è ancora arrivato. Adriana, fuori! Fuori Adriana! Dai! Fuori! Dai! Una, una, due, anche te sei ritornata! Dai! Dai! Abbiamo fatto vedere che questa cosa qui non è solo in Italia, ma è esplosa in tutta Europa, e a noi questo ci gratifica, perché almeno il turista, cioè, può stare allerta, ecco, perché basta avere un attimo di attenzione, anche se loro sono velocissimi. Praticamente tu lavori, hai un tuo lavoro, questo diventa un impegno civico che fai nel tuo tempo, Sì. che fai nel tuo tempo libero e che porti avanti. Però le istituzioni, che invece lo dovrebbero fare in maniera diretta e lo dovrebbero fare in maniera seria, perché sono pagate, come ti interfacciano con te? Qual è il rapporto con le istituzioni? Allora, io ho un buon rapporto con le forze dell'ordine, cioè loro purtroppo sappiamo benissimo che intervengono, però ci sono queste leggi che fanno, Che facilitano la loro vita, il loro lavoro, che facilitano la vita appunto dei borseggiatori e la rendono più difficile a chi come te magari va lì e li combatte, segnala, esatto, combatte, perché in alcuni casi qualcuno ti ha pure detto: ah sì, mo ho visto che stai di che sei un ladro e non c'hai le prove, ti querelo io a te. Esatto, però a livello di amministrazione diciamo della città bisognerebbe, io l'ho sempre detto, usare di più prevenzione, ecco, che è una cosa importante, perché abbiamo visto anche nei vaporetti, i turisti entrano, non ci sono sonori, non ci sono messaggi di allerta, non c'è niente, e qui bisogna un attimino lavorare proprio sulla prevenzione. Fuori! Fuori! Dai! Come va? Vedi come vanno via però. Dai! Ciao. Come stai? Erano parecchie, 5, ma sono anche di più. Le forze dell'ordine ci sono per quello che ci sono. Venezia è una città difficile, perché avete visto anche voi girando, non è semplice, però mancano le leggi. Ecco, mancano le leggi, e questo sinceramente è vergognoso. Guarda, guarda, No, Cigalù. guarda cosa c'è scritto. This is my father again. How I can help to bring him where he belongs sono to io you? qua? Sì, sei Sono te. io qua? Sì. No, sei signora. Sei te qua. Adesso Vedemolo, tiro perché- fuori- vedemolo un tiro attimo, fuori. perché- Signora, no, Girati, fammi vedere lo zaino. sbagliato. Non sono io qua.
No, è lui questo. Vi posso Lo assicurare. Zeno lo stesso, però io i testimoni proprio. Fare le TikTok per prendere soldi da Oh, Però non c'è via sordi lei. Però la conoscevi la signora, dico. La conoscevi. Frate, senti una cosa, mi hai visto un faccio? Vabbè, siamo arrivati, hai fatto tutto così, frate. No, tu. così ma dai. Dai, brother. No, quello no. Chi è questo? Quello non ci credevo nessuno. Ma frate, Sono io questa? No, sono. No, non sei ma te. sei un grande, no? No. Vabbè, comunque lui c'ha un savoir-faire che giustamente. No, ma io non te so accusare, io adesso dico che se mi fio si vergognava di me. Per favore, stato bravo, appena io- preso è stato portafoglio. bravo. Va bene. Guarda le segnalazioni. Per Come favore, mai? appena preso portafoglio. Ma dai, Sei tu, dai. No, non sono io. E mancano anche gli strumenti per contrastare, diciamo, questa categoria, perché le forze dell'ordine fino a un certo punto possono intervenire. Certo. E la legge, per esempio, a livello penale dà poco No, per un perché tentato furto. Il furto è stato depenalizzato. No, ma anche in quel caso poi diventa tentato furto, perché diventa furto quando l'hanno consumato, sono andati via, eccetera, ma se li beccano sul momento è tentato furto. Tentato furto e Perciò questo... loro tempo di fare le scartoffie normali stanno di nuovo fuori. Sì, guarda, anche riguardo alla mia aggressione che ho subito con le due ragazze. Addirittura la prima volta avevano un tentato furto. Sono state prese per 5 volte nei 5 giorni. E purtroppo la legge è così. Vengono rimesse in libertà, ce le ritroviamo il giorno dopo. Sono le leggi sbagliate, devono intervenire come una volta, sulla procedibilità d'ufficio, come era una volta. Tu temi per la tua incolumità, vero? Perché ti conoscono tutti, hanno le tue foto, perciò il mondo che si è rivoltato, non più le foto segnaletiche dei borseggiatori, ma la foto segnaletica di chi li combatte. Esatto. Te e pochi altri che ti danno una mano sul Esatto. campo. E nessuno ti ha proposto un po' di copertura, dico sai Monica, visto che vai in giro magari avvisaci che magari facciamo passare una pattuglia piuttosto che ti guardiamo a distanza. Fare aggressivo no. Piano e calmo, piano e calmo. Perché mi sta gravando questa Perché sei un borseggiatore. Non è vietato fare video, è vietato rubare ma non è vietato fare video, ricordate questa cosa. Qualcuno delle forze dell'ordine teme per la mia incolumità, questo lo devo dire. Purtroppo È il rischio. è il rischio. Invece trovi anche persone che difendono i borseggiatori o le borseggiatrici, che ti dicono ma tu sei esagerata, ma perché accusi questa persona senza avere la certezza, ma che tu, perché lo fai tu, lo dovrebbero fare le forze dell'ordine, sai, i classici commenti. Sì, ci sono persone che difendono queste borseggiatrici, queste ladre. Addirittura c'è chi non vuole che si dica di chiamarle borseggiatrici, ladre. Cioè, è impressionante questa cosa qui, Comunque ci sono, io a volte mi trovo con delle persone e mi trovo anche spiazzata, perché quando magari al momento che io intervengo per un tentato furto, mi trovo persone che difendono le ladre e non difende chi La vittima. ha salvato O il portafoglio al turista appena arrivato. Cioè, è proprio un mondo a rovescio. Ma se ne sono accorti per esempio i commercianti, tutti quanti, che su tutti i forum stranieri, sui vari pagine Facebook straniere si parla di Venezia e del problema del borseggio, perché come sappiamo ogni giorno ci sono tanti borseggi e una persona che racconta un'esperienza negativa poi si espande a macchia d'olio e Venezia ne risente. Guarda, su Venezia ci ha parlato il mondo. Ti dico, abbiamo delle recensioni già dal 2018 riguardo i borseggi a Venezia, recensioni negative, però non è mai stato fatto, sempre stato tutto un po' in sordina. È esploso quando abbiamo aperto i canali, perché sinceramente ci siamo trovati, noi abbiamo contato un 300 borseggiatori. Noi abbiamo 300 foto di borseggiatori qui a Venezia. Avete fatto un database, Sì, e cioè, sono- immaginate l'impegno civico che ha E sono Monica tanti. con tutti i suoi profili, pagine, tutte
tutti gli strumenti che si sono creati dietro. Vabbè, noi per oggi intanto ti lasciamo lavorare, ci ha fatto piacere che ci hai raccontato intanto questa tua cosa, sicuramente faremo delle ulteriori collaborazioni in futuro e magari ti invitiamo pure a Roma perché volevamo farti vedere anche la situazione a Roma, a te che sei attiva tanti anni. Io ringrazio voi del vostro aiuto perché mi sono sentita per la prima volta sicura. Guardatemi neanche da piangere. Grazie. Grazie a te. Bella che sei.